Come avete potuto sentire, il motore non gira bene. Non sale gradualmente di giri e sembra soffocare. Purtroppo due sono stati i problemi che, con il senno del poi, sarebbero stati evitabili e mi avrebbero evitato alcune ore di rompicapo. Per prima cosa non mi ero accorto che, durante la pulizia del carburatore, non avevo smontato il getto del minimo, con conseguente mancata pulizia. Questo ha portato la moto a girare correttamente con l'aria in posizione chiusa invece che aperta, cosa del tutto anomala che per diverse ore non ero riuscito a spiegarmi. Inoltre non avevo revisionato la massa eccentrica all'interno del volano, che quindi tendeva a rimanere in posizione aperta, variando in modo anomalo l'anticipo anche a basso regime del motore. Guardando il volano con la lampada stroboscopica sono riuscito a individuare il secondo problema e quindi a revisionare il tutto, mentre invece solamente alcuni giorni dopo mi sono accorto del problema al carburatore. Per chi non lo sapesse, questo volano presenta una massa eccentrica, ovvero una massa decentrata rispetto all'asse di rotazione del volano stesso, in grado di avvicinarsi o allontanarsi all'asse in base al numero di giri del motore. Tanto più veloce gira il motore, tanto più si allontana la massa dall'asse. Questo avvicinamento o allontanamento della massa fa ruotare di pochi gradi la camma, quella boccola che ho smontato poco fa, che a sua volta garantisce l'apertura delle puntine, coloro che fanno scoccare la scintilla della candela. La sua rotazione, anche se di pochi gradi, anticipa o ritarda la scintilla, a seconda che il motore rispettivamente giri veloce o lento. In questo momento invece sto ruotando il motore in modo da portare le puntine nel loro punto di massima apertura. In questo modo sarà possibile regolare il gap tra gli elettrodi. Da manuale questa distanza deve essere 0,4 mm. Lo spessore deve poter entrare tra le puntine forzandolo leggermente, ma non deve essere né troppo stretto né troppo lasco.